Anche in questo video utilizziamo un amplificatore operazionale insieme alla retroazione negativa. Nel video precedente era utilizzato l'ingresso invertente. Ora utilizziamo invece l'ingresso non invertente. Siamo quindi in presenza di un amplificatore non invertente. La retroazione è sempre negativa. Grazie all'elevata impedenza degli ingressi dell'amplificatore operazionale, possiamo considerare nulla la corrente ora indicata nello schema. Ne consegue che la corrente nel resistore R1 risulta uguale alla corrente nel resistore R2. Anche in questo amplificatore non invertente, i resistori R1 ed R2 possono quindi essere considerati come collegati in serie. Applicando una tensione V1 all'ingresso non invertente, otteniamo una tensione V2 in uscita. L'elevato guadagno di un amplificatore operazionale obbliga, per evitare la saturazione, all'estrema vicinanza del potenziale sui due ingressi. Quindi, se applichiamo il potenziale V1 all'ingresso non invertente, il punto A, ovvero l'ingresso invertente, deve presentare all'incirca lo stesso potenziale. Isolando, per comodità, i resistori collegati in serie, otteniamo la situazione visibile nello schema. Quello che vediamo, altro non è che un banalissimo partitore di tensione resistivo. Un partitore di tensione resistivo, di solito ci viene presentato con questo schema classico, comunque perfettamente corrispondente a quello da noi ottenuto. Non rimane che applicare la formula relativa alle tensioni in gioco in un partitore resistivo. La tensione presente ai capi del resistore R1 ha questa espressione. Ricaviamo il rapporto tra le tensioni V2 e V1. Questo rapporto non è altro che il guadagno del nostro amplificatore non invertente, cioè il rapporto tra tensione in uscita e tensione in ingresso. L'espressione del guadagno sembra non fare alcun riferimento all'amplificatore operazionale. Infatti compaiono solo i valori delle due resistenze. Ma si sottolinea che questo è stato ottenuto sfruttando le caratteristiche dell'operazionale, in particolare l'elevata impedenza di ingresso e l'elevato guadagno.